pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi tutorial di bead embroidery. Sarà un tutorial un po' velocizzato, parte parlata, parte in scatti fotografici. Lo faccio in questo modo perché ultimamente non ho tantissimo tempo per girare il tutorial. Sono abbastanza presa e quindi vi giro, in realtà condivido con voi i progetti che sto andando a realizzare. Quindi oggi realizzeremo insieme questo modulino al bead embroidery. Manca ancora il tag, però praticamente l'orecchino questo è finito. Allora, cosa ci servirà per realizzare il nostro orecchino che ho deciso di chiamare Fossil, Blue Fossil? Non mi chiedete perché questi cabochon mi sembrano come dei fossili, guardate, sono bellissimi. Vi dico anche la dimensione del cabochon perché giustamente per realizzarlo simile e uguale vi servirà naturalmente la stessa dimensione di cabochon, che questo naturalmente è rotondo, e la dimensione è, come vedete, da 16, ok? Quindi vi servirà un cabochon da 16 mm. Ok, potrà essere di quelli bombati come questo in pasta polimerica, starà a voi decidere. Se vi volete trovare con la stessa tipologia di perline, più o meno la stessa grandezza di modulino, questo la dimensione è questa, quindi un cabochon da 16 mm e poi vi servirà uno chaton. Questo è bellissimo, io l'ho ricevuto da una collaborazione, non mi ricordo, probabilmente dalla Copiz. Vi dico la dimensione e questo è da 8, ok? Anche questo super bello, quindi 16 e 8, non potete sbagliarvi, ok? Dopodiché ci serviranno rocaille 11, 11,0 e 15,0 di colore oro, serviranno delle tila, vi mostro 15, 11,0 nel colore Duracot Galvanized Gold, poi vi serviranno delle tila, vi serviranno poi delle rocaille sempre 11,0 e 15,0 in quest'altre colorazioni. Il video naturalmente, vedete, tutti questi prodotti sono di Obi Perline, ma non è sponsorizzato, quindi vi dico semplicemente quello che ho utilizzato. Dopodiché vi serviranno due colorazioni di filo Miyuki, io ho utilizzato oro e blu. Poi vi servirà un ago da tessitura, io utilizzo sempre il tulip, poi vi servirà un chiodino, una goccina e delle coppette. Io in questo caso poi utilizzo questa rondellina che penso sia quella, vediamo insieme, 6x5, 5x6, insomma quella media, per fare questa lavorazione sottostante. Cosa naturalmente molto importante, vi servirà una base su cui cucire. Io utilizzo sempre la Beading Foundation, voi potete utilizzare naturalmente la base che preferite, io mi trovo bene con questa e quindi lavoro con la Beading Foundation e naturalmente vi servirà un pochino di colla per andare ad incollare il nostro cabochon. Io utilizzo l'Asulit e vi serviranno naturalmente, scusate, delle forbicine, vedrete poi per andare ad incidere la parte dove andare a incollare lo chaton e poi per tagliare naturalmente tutte le parti intorno. Vi servirà poi del morbido Ultra Suede oppure un materiale per andare a fare il vostro retro. E penso di avervi detto tutto. Ah, vi serviranno naturalmente delle pinze per fare questa parte finale, vi serviranno pinze a punta tonda, punta piatta e una tronchesina. Vi lascio al tutorial e come vedete vado a estrarre una carta. Voi naturalmente già vedete il tutorial fatto, ma io prima di questa operazione avevo estratto questa carta che è la camomilla blu e mi sono ispirata, come vedete, a realizzare questo orecchino a questa carta che è un oracolo, una carta oracolare che fa parte di un kit, di un set che ho comprato di carte oracolari dedicate agli oli essenziali. Ultimamente le sto utilizzando per farmi ispirare e quindi alla fine del video troverete anche il messaggio per questa della camomilla blu.
vi lascio al tutorial, vi metto tutti quanti giù i link ragazze, vi do il mio negozio Etsy, questo orecchino per chi lo volesse comprare e non volesse vedere il tutorial, troverete questo orecchino che andrò a inserire nel mio negozio Etsy sicuramente tra qualche giorno. Giù nell'info box troverete anche probabilmente qualche link di affiliazione Amazon per voi, come quello delle carte oracolari degli oli essenziali e di qualche altra cosa. Naturalmente per voi acquistare su Amazon non cambia il prezzo, però è un modo carino per sostenere il mio canale. Se volete naturalmente sostenere ancora di più il mio canale, iscrivetevi, cliccate la campanella e lasciatemi un like. Vi abbraccio e vi lascio al tutorial. Ciao! Cosa da fare? Incollate i cabochon alla beading foundation, prendete ago e filo e l'Aerokyl 11.0 e cominciamo a cucire. Vedete in questa piccola parte di video sto già cominciando, ho già cucito delle rocaille, semplicemente faccio un nodino al filo, parto dal sotto alla beading foundation e risalgo nella parte superiore e comincio a cucire le rocaille due per volta. Quindi come vedete ho inserito due rocaille in modo perpendicolare, scendo sotto la mia base, quindi vado giù e poi dopo risalgo, ok? Tra le due rocaille inserite, ok? Vedete? Dopodiché ripasso solo nell'ultima rocaille, sempre 11.0 e ne vado ad inserire altre due. Le porto alla fine del filo, le accosto alle rocaille ed al cabochon e nuovamente cucio, vedete, molto vicino al cabochon e alle rocaille, perpendicolarmente verso il basso. Dopodiché rispunto nuovamente tra le ultime due rocaille, vedete? Metto un pochino a fuoco, spero che si veda, tra le ultime due rocaille, dopodiché ripasso solo nell'ultima e rinserisco nuovamente due rocaille. Faccio questa operazione partendo dall'inizio, anche se voi avete visto che già avevo inserito qualche rocaille, però l'operazione è sempre la stessa. Faccio questo per tutto il giro. Questo sarà il risultato a giro finito, ci vorranno circa 35 rocaille 11.0. Dopodiché cosa faccio? Vado a tagliare la mia beading foundation e vado ad incollare il mio chaton. Dopodiché, sempre alla stessa maniera, vado a cucire le perline 11.0 intorno al mio chaton. Come vedete, parto vicinissimo sia alla parte superiore che vicino al mio chaton e come sempre parto cucendo due rocaille, vado in basso, dopodiché risalgo verso l'alto, giro il lavoro per comodità, entro nella mia perlina 11.0 e vado ad inserire altre due rocaille 11.0, accosto a quelle precedenti e nuovamente vado verso il basso, è sempre la stessa lavorazione, non c'è nulla di particolare e andrò a eseguire naturalmente tutta quanta la circonferenza. Vi mostro il retro e vado a inserire tutte le 11.0 intorno. Come vedete sto inserendo in questo piccolo fotogramma le ultime rocaille 11.0 e vado a chiudere l'elemento decorativo attorno al mio chaton. Ripasso poi in tutte quante le perline, ok, dopodiché vedete che ripasso velocemente. E poi vedete che esco dall'ultima 11.0, quella vicino all'elemento superiore, e vedete che ci sono dei piccolissimi spazietti, ok? Qui neri, e quindi in questo punto vado ad inserire delle rocaille 15.0. Prendo quindi la mia rocaille 15.0 e vado proprio lì vicino, come vedete, a chiudere il cerchio e a congiungere questo piccolo spazio. Poi vado poi dall'altro lato, entro nell'ultima 11.0, prendo una 15 e mi porto verso il centro a chiudere come a cerchio attorno al mio chaton.
Quindi vedete che così risulta più completo e finito. Poi a prendere le mie alfatila e vado a cucirle tutto intorno. Allora, cucio naturalmente per trovarmi in modo simmetrico da tutti e due i lati, parto da destra, vedrete che cucirò le prime alfatila, mi inserisco, vedete, nel primo forellino, accosto al mio elemento, vado quindi verso il basso, quindi non vado nell'altra foro della tela, ma vado verso il basso, dopodiché spunto, vedete, avanti all'altro foro dell'alfatila, entro nel secondo foro dell'alfatila e vado poi verso il centro. Quindi cucio in questo modo, in modo ravvicinato, prima tutto il lato destro e poi tutto il lato sinistro. Ve ne dovreste trovare in modo simmetrico anche voi, però insomma per sicurezza io vi dico di fare in questo modo, ok? Quindi per trovarmi in modo speculare cucio prima quelle dal lato destro, quella al lato sinistro e poi dopo vado al centro. Se utilizzate un cabochon come ho fatto io da 16, vi dovreste trovare in totale con 12 half tila, 6 da un lato e 6 dall'altro. Ho finito, vi dovrete trovare in questo modo. A questo punto andiamo a prendere le rocaille di colore blu, le 11.0. Prenderò anche il filo Miyuki abbinato al colore, quindi blu. E comincerò quindi a cucire le mie rocaille 11.0 blu partendo, vedete, da subito dopo l'alfatila vicinissime alle rocaille 11.0 oro e sempre alla stessa maniera, quindi 2 rocaille per volta, andrò a cucirle tutte intorno alla parte dove c'è lo chaton all'esterno delle rocaille 11.0 oro. Quindi vado velocemente, tanto il procedimento è sempre lo stesso. Alla fine otterremo questo risultato. Andiamo adesso a prendere le rocaille 15.0 di colore blu e vedete che mi porta ad uscire tra le 11.0 e l'alf tila ed esco dall'alf tila in modo molto semplice. Vado ad inserire 3 rocaille 15.0, vedete? E vado ad inserirmi nell'altro foro dell'alf tila. Sistemo naturalmente le mie rocaille, dopodiché vado perpendicolarmente nello spazio tra le 11.0 e l'alf tila verso un pezzo di fotogramma, però praticamente sono scesa verso la beading foundation, sono risalita e sono rientrata nel foro dell'half tila che segue e faccio la stessa operazione. Vedete, entro nel primo foro, inserisco 3 rocaille 15.0, entro nell'altro foro, poi vado verso il basso, ecco, in questo caso si vede il lavoro che sto facendo, dopodiché risalgo nello spazio tra le rocaille e l'half tila che segue e faccio questo procedimento per tutto quanto il mio giro inserendo sempre 3 rocaille 15.0. Questo è il risultato a giro finito dopo aver inserito tutte le nostre rocaille 15.0 sulle half tila. Adesso proseguiamo. Vado a tagliare in modo perpendicolare lasciando quindi un po' di margine perché dovremo andare a cucire le rocaille di finitura tutto intorno il mio elemento. Vedete, una volta tagliata la mia beading foundation mi porta ad uscire dalle rocaille 11.0 ed andrò ad inserire delle altre rocaille
vedete, tra le 15,0. Nei primi spazi io ne inserirò una solo di 11,0 di colore blu, in quelle successive due. Naturalmente dipenderà da come avete cucito le half tila. Io ne inserite due nella parte più bassa e una nella parte iniziale dove si congiunge con lo chaton sopra. Fate lo stesso anche voi, tanto il giro finale. Dopodiché, in modo molto semplice e veloce, andremo a prendere il nostro Ultra Suede e andremo ad incollarlo sul nostro elemento. Questo naturalmente è il retro dell'orecchino. Non ci resterà poi che cucire la finitura. Però naturalmente la base sempre profilata intorno al mio elemento, poi prenderò filo e rocaille 11,0 per andare a fare la mia finitura al brick stitch Miyuki colore oro. Come vedete vi mostro anche il retro con l'Ultra Suede. Potreste anche decidere di utilizzare il colore blu, ma io preferisco l'oro perché non mi piace che si veda il filo blu tra le rocaille dorate. Sul mio canale, poi giù nell'info box, vi metterò anche il link di un video in cui mostro per bene come fare la finitura al brick stitch. Ve lo mostro qui velocemente in qualche passaggio. Blocco bene il filo all'interno della lavorazione, spunto verso l'alto prendendo sia l'Ultra Suede che la nostra beading foundation e vado ad inserire due rocaille 15,0. Vedete che poi torno indietro e vado a cucire dal retro in avanti e mi vado a inserire solo nella seconda rocaille perché ne inseriamo la prima volta due, poi la prima si sistemerà con l'ultima e vedete che la seconda si posizionerà in questo modo. Ne vado ancora a prendere una, la carico sul lago, punto bene il mio ago nell'Ultra Suede e nella beading foundation. Dovete pizzicare ed essere regolari quando cucite e vi spostate. Io naturalmente con la camera in questo momento ho qualche difficoltà, però insomma dovete cercare di avere una mano e dei punti, dovete dare dei punti vicini e costanti. Quindi vedete che vado da dietro in avanti passando Ultra Suede e beading foundation, dopodiché tiro il filo e risalgo solo nella seconda rocaille. Spero che si veda. Ok, la messa a fuoco è pessima, cerco di dare un altro punto per mostrarvi meglio, quindi inserisco la rocaille, vado da dietro in avanti, vedete? Da dietro in avanti, prendo tutti e due i miei, tra virgolette, tessuti, in questo modo, tiro ed entro solo nella seconda rocaille, ok? Faccio questa operazione per tutto quanto il giro. Mi raccomando, puntini ravvicinati e equidistanti, quindi mi raccomando. Seguite così per tutto quanto il giro e poi andrete a chiudere con l'ultima rocaille. C'è comunque il link in basso di un tutorial dove spiego nel dettaglio la tecnica, quindi procedete tutto quanto intorno, puntini ravvicinati e costanti. Allora, arrivati a questo punto, per me è sempre la scelta più difficile. Goccia, goccia sì, goccia no, perché quando penso a qualcosa o disegno qualche cosa, ho in mente un'idea, però poi realizzato l'effetto è sempre leggermente diverso e quindi io sono sempre un pochino insicura e non so mai quale goccia scegliere, piccola, grande, un po' più grande, addirittura gigante, questa veramente è bellissima, io amo queste gocce in resina, prese da Gioia e Colori, però veramente lo renderebbe un orecchino troppo poi particolare e quindi non so se andare sul blu, sul verde, sul senape, non ne ho la più pallida idea, ma e quindi vista l'insicurezza cosa faccio? Sposto un po' di cose, ok. Allora, come avete visto, ho fatto tutta la finitura al brick stitch tutta intorno, questo è il retro, e vi metto giù in basso un link in cui mostro il brick stitch su un orecchino in modo un pochino più dettagliato. Allora, ho fatto poi l'archetto qui, quando fate queste operazioni, mi raccomando, state sempre molto attenti ad osservare che sia centrato. Se vi trovate, non vi trovate due perline centrali per fare l'archetto, fate come ho fatto io, sfruttatene
3 lasciando una in mezzo, quindi vuota, quindi fate l'archetto in questo modo. Io adesso mi sono portata qui in basso e farò un archetto anche qui in basso, in modo tale che poi con l'ago, scusatemi, non con l'ago, con praticamente un chiodino andrò a fare la finitura dell'orecchino. Avrei potuto farlo anche in tessitura di perline, ma preferisco mettere un chiodino così mi lascio aperte più opzioni, eventualmente cambio idee. Quindi niente, passo attraverso le mie rocaille, in questo modo, non prendendo naturalmente la base, vedete, ma passo soltanto attraverso le rocaille. Questo modo e vado a vedere quelle che sono centrate. Penso di essere centrata e quindi sfrutto queste due per fare un piccolo archetto con le nostre rocaille 15-0 che vado a riprendere. Ok? Da questo lato ho fatto un archetto da 8, da questo farò un archetto più piccino perché tanto dovrò andare a mettere il chiodino, quindi probabilmente va bene anche da 4, così, ops, da non rendere, ah scusate, non sono abbastanza vicina, quindi vedete, inserisco 4 rocaille, esco da questa e dentro da quest'altra, cercando naturalmente di prendere solo la rocaille e non la base. Vedete? Si forma un archetto piccino piccino dove andremo a inserire il nostro chiodino. Volendo potete farlo anche da 6. E da questo punto potete anche pizzicare leggermente la base, quindi il nostro retro, ok? E rispuntate sul davanti in modo che fissate le rocaille dell'archetto anche alla base. Facciamo poi, torniamo indietro. Anche qui pizzichiamo la base e rispuntiamo e quindi fate questo passaggio per un paio di volte in modo tale, qualche altra volta, che irrigidite insomma bene questa parte e poi dopo andate nelle varie rocaille e tagliate il filo. Sono passata 4 volte, se non 5, ok. Questa direi che è l'ultima, quindi ho pizzicato leggermente l'Ultra Sweet, scusate, sì, l'Ultra Sweet, e dopodiché passo attraverso qualche rocaille, ok. Tirate perché non si deve vedere il filo al di sopra, insomma, dell'Ultra Sweet. Oddio, metti a fuoco. Ok. Vado qui, dopodiché faccio un piccolissimo, piccolissimo nodino, perché qui ci sono dei fili, quindi faccio un piccolissimo nodino e dopodiché vado proprio sotto all'Ultra Sweet, in questo modo, vedete, tiro, lasciate pure l'ago, vedete? Poi prendo delle forbicine, tiro bene il mio filo, mi raccomando, non tagliate l'Ultra Sweet, dopodiché fate in questo modo, ok, e il filo sparirà sotto la lavorazione e non si vedrà assolutamente nulla. Adesso non ci resta che decidere se vogliamo indossarlo in questo modo oppure in quest'altro, perché naturalmente potete scegliere voi come indossarlo. Io adesso prendo un chiodino e faccio vari tentativi, vi metto le varie foto e poi alla fine lo vedrete terminato. Allora, alla fine ho optato per questa tipologia di gancetto con la farfallina, quindi all'uovo, anche se non è il massimo, devo fare un po' di scorta di gancetti, volevo qualcosa di più grande, leggermente più grande, ecco questo sarà uno 0,8, mi sarebbe piaciuto tipo un centimetro e due, così per bilanciare un po', però ce lo facciamo andare bene, quindi per prima cosa vado a prendere il mio anellino e lo vado ad aprire, sempre in modo trasversale. Quindi lo inserisco qui e poi lo inserisco qui all'interno dell'asola che ho realizzato, dopodiché con un po' di delicatezza e con due pinze vado a chiudere, ok, con un po' di delicatezza, dicevo, vado a chiudere la mia asolina in questo modo.
fate attenzione, con delicatezza, non rompete le rocaille, ok? Vabbè, io adesso è finito il video, ho la camera qui davanti, quindi non mi formalizzo tanto, però insomma avete capito. Dopodiché, io ho deciso di prendere la goccina piccola in blu, con una coppetta sotto, questo coprigoccia un po' così con i petali, e di mettere questa rondella che richiama i colori, insomma, che abbiamo utilizzato. E semplicemente vado a fare, ho inserito poi delle 15-0, quindi vado a fare una solina, vado a inserirlo, vado a inserire il chiodino all'interno della solina sottostante, quindi in questo modo, e vado a chiudere. Io vi mostro con le mani, ma naturalmente potete andare anche con le pinze, io sono sempre un pochino, insomma, rozza in queste cose. Poi vado a bloccare, vedete, con la pinza a punte tonde, in questo modo, fate attenzione a non rompere le rocaille, e poi dopodiché con l'altra pinza mi aiuto e vado a fare un nodino, ok? Un nodino con le tronchesine, vado a tagliare il mio filo in eccesso. Faccio in questo modo perché il chiodino è d'acciaio, ecco, è saltato, e io temo sempre, sempre che possa saltare, e quindi dopodiché con una pinza vado a schiacciare un pochino la punta del mio chiodino e a sistemarlo, ok? Che deve cadere comunque centrato, quindi questo è il nostro orecchino terminato. Ora non mi tocca che andare a fare l'altro, quindi vado a fare l'altro e poi dopo ci vediamo alla prossima puntata. Il tutorial è finito, direi che insomma siamo abbastanza in sintonia con la camomilla blu, e adesso vi dico anche il messaggio della nostra camomilla blu. Il messaggio, qual è il messaggio della camomilla blu? È quello di esprimere la propria verità con calma. Quindi se praticamente dovete lasciar perdere la menzogna, la falsità, e cercate di accerchiarvi, di contornarvi di persone che sono coerenti con ciò che siete voi. Quindi evitiamo insomma di prenderci in giro, e cerchiamo di stare con persone vere, reali come noi, quindi la nostra verità la dobbiamo vedere bene, perché in realtà ognuno di noi sa qual è la verità e dove ci sono le persone giuste con cui condividere le proprie passioni e i propri sentimenti, nonché, come dire, i propri valori. Ecco, quindi siate voi stesse e accercatevi di persone che sono affini e simili a voi. Questo è il messaggio della camomilla blu. Un bacio ragazze e come sempre buona creatività e tanto benessere a tutte. Ciao!